Mercoledì 11 giugno 2025, grazie mille a tutti ragazzi per il supporto nell'ultimo video in cui ho parlato di come voler cambiare il canale, avere qualche idea. Siete stati tutti molto gentili, molto carini. Sto condividendo anche come va in questo periodo da un punto di vista di yoga, che mi sta portando questa nuova routine che ho imparato in India prima di partire per il Giappone. Mi sta portando un po' a tanta introspezione, a perdere un po' me stesso per poi ritrovarmi. Ho condiviso questa fase un po' giù, per poi parlarvi anche della fase sua. Ho anche un canale in inglese in cui parlo esclusivamente della mia parte interiore. Se volete dargli un'occhiata ve lo metto in descrizione, è un canale nuovo ma è un po' un esperimento e voglio raccontarvi un po' come sta andando in questo periodo, perché settimana scorsa non ho avuto tante cose da fare, avevo ripreso un po' a lavorare, a continuare a stare un po' più tempo a casa. Invece questa settimana sono successe un bel po' di cose carine, quindi continuo il mio aggiornamento settimanale mentre sono qui in Giappone. Il primo è quello che vedete, che purtroppo adesso con questa luce maledetta mi ritrovo a fare i video sempre all'ultimo momento, e infatti è mercoledì sera invece che essere martedì come al solito, perché ieri siamo stati a Disneyland, ma ve ne parlerò in un video separato settimana prossima. Vi parlo adesso in quello che è successo, quindi mi ritrovo fino all'ultimo a non fare i video ed è arrivata sera, la luce è andata via e quindi non lo vedete bene, ma ho una nuova lente della videocamera. Avevo appena cambiato la lente prima di partire per il Giappone, ma mi sono accorto che non andava bene perché i video notturni non andavano bene, era un po' così, e nel vlog precedente, se vi ricordate, vi dicevo che volevo cambiare lente e alla fine ho fatto il passo, ho detto vabbè, venderò la mia quando torno in Italia e intanto mi compro questa. E dovrebbe vedersi molto meglio, di notte fa un altro effetto e tutta un'altra cosa. Ovviamente oggi non è il momento migliore per testarla, ma quando ci sarà la luce giusta vi farò vedere magari in un video com'è, perché ho già provato un po' di cose e cambia veramente tanto. Questo è il massimo che si può ottenere praticamente con questo tipo di lente eccetera, è una delle lenti migliori praticamente mai fatte, quindi sono molto contento. L'ho trovata qua usata in un negozio di videocamere a un buon prezzo, più o meno a quanto vendo la mia, e quindi ottimo. Magari farò un video anche aggiornato dal punto di vista di manifestare, questa parola stranissima, un po' woohoo, un po' particolare, perché questa settimana mi è capitato un po' con il nuovo sadhana che sto facendo di fare delle cose un po' particolari a riguardo. Ve ne parlerò. Una delle cose è che ad esempio quando sono stato a Ikebukuro siamo andati in questa zona semplicemente per fare un giro. Andiamo a Ikebukuro, che è qua vicino, i giorni in cui abbiamo da lavorare, quindi alla sera almeno facciamo un giro. Siamo andati a mangiarci il nostro ramen preferito, Muteki, a fare un giro nei negozi, e ho trovato questa sedia che fa i massaggi, ed è proprio quello che 2 giorni fa ho detto cavoli, vorrei proprio una sedia che fa massaggi. Quindi parlerò magari un po' di questa cosa perché stanno cambiando e sto capendo alcune cose. E ho trovato tra l'altro anche la Theragun Mini, quelle pistole che ti massaggiano a livello tipo di atleta, e ho detto cavoli, ma sai che se la trovo a poco in Italia la prendo, perché qua purtroppo non hanno l'ultima versione. Una delle cose particolari che sono successe, vi avevo lasciato che martedì scorso siamo andati a Nakano Broadway, una delle zone un po' fuori Tokyo, che però è molto particolare perché è questa specie di centro commerciale retro, un po' anni 2000, in cui si trovano tutte quelle cose veramente nerd di quando ero piccolo io, quando io mi definivo ancora nerd, se si può usare ancora la parola, non lo so se adesso si usa ancora così, ma io lo sono stato e tuttora penso di esserlo in alcune cose. E si trovano proprio tutte cose tipo i Game Boy, i vecchi manga, giochi, giocattoli, vestiti. Un posto particolarissimo, e anche Nakano in sé è un luogo concentrato, diciamo, su Nakano Broadway. Ce lo consigliavano tutti, siamo andati a vederlo, molto bello. E tra l'altro uno dei ristoranti lì conosciuti, famosi, dove abbiamo visto c'è la fila, ci fermiamo perché fila in Giappone significa che si mangia bene. Non ci siamo accorti che era uno dei posti dove ti fanno un ramen gigantesco, 360 grammi solo di pasta, e quindi abbiamo mangiato lì e mi sono riempito come non mai nella mia vita. Altri giorni, la maggior parte dei giorni li abbiamo fatti comunque stando a casa, facendo brevi giri. Sono gli ultimi giorni in realtà qui a Tokyo, perché domenica partiremo per andare a Okinawa e faremo gli ultimi 10 giorni a Okinawa. Abbiamo deciso di andarci comunque nonostante sia stagione delle piogge, perché alla fine dal prendere un hotel qui a Tokyo per gli ultimi 10 giorni, dato che non siamo più sotto l'agenzia per quei 10 giorni qui, non possiamo prendere un appartamento che costa poco, dobbiamo per forza andare in hotel. Alla fine tra l'hotel e altre cose costerebbe più o meno quanto andare a Okinawa, quindi ci facciamo un bel giro, e anche se pioverà, vabbè, la rischiamo, vediamo com'è, siamo a fine della stagione delle piogge.
E quindi sono gli ultimi giorni, stiamo salutando un po' i posti che vogliamo vedere, vedendo le ultime cose che mancano, abbiamo visto quasi tutto, ho fatto un giro a Shibuya, vedendo dei negozi second hand, delle cose, mi sono comprato dei pantaloni neri finalmente che cercavo, è da una vita che non mi compro vestiti, qua ho comprato la borsa, gli occhiali da sole, ho comprato 2 paia di pantaloni neri, una maglietta, tutte queste cose che vi ho fatto vedere, quindi sono contento. E il giorno successivo idem, abbiamo visitato una zona sempre un po' fuori Tokyo, un po' residenziale, dove c'è non solo il museo Suginami della scuola di animazione, quindi dove nascono praticamente, dove mostrano come fare gli anime, come si fanno gli anime, i cartoni giapponesi. È un museo gratuito molto interessante, se ci capitate ve lo consiglio. È una zona residenziale molto tranquilla con dei parchi ed è famosa sempre per il ramen. Se avete notato siamo appassionati di ramen e quindi abbiamo mangiato in uno che è considerato il primo ramen che ha dato origine al ramen di Tokyo, quindi ottimo. La zona si chiama ovviamente Ogikubo. Il giorno successivo idem, Shibuya, ultimi giri, ultimi negozi da vedere, cose in tranquillità, abbiamo lavorato e abbiamo mangiato ancora da Saiseria, che ormai sta diventando un po' la nostra pizza settimanale a poco, veramente buona per quello che costa. Cioè in Italia devi spendere 30-40 euro veramente per mangiare la pizza. Lì ovviamente non è la pizza italiana, è una pizzetta così, però voglio dire abbiamo voglia di pizza e te la togli mangiando con 6 euro a testa, praticamente 3 pizze quasi. Sono pizzette, ma comunque ti togli la pizza e non è malissimo, sa un po' di pizza al taglio, ecco. La mozzarella è mozzarella, il bere è gratuito, quindi il coperto non c'è, quindi ottimo. E poi la gita che abbiamo fatto questa volta è praticamente, siamo stati invitati da questo ragazzo che mi segue e ci ha voluto portare, lavora per questo rental car JDM qui a Tokyo. JDM è praticamente quella nicchia, quella sottocultura, quegli appassionati che trattano i veicoli e i pezzi di ricambio di auto, moto giapponesi, quindi le macchine che vedete ad esempio in Fast and Furious. È famosa questo ritrovo in una zona, in un parcheggio che si chiama Daikoku, e ci hanno portati lì, quindi siamo andati con loro prima nel loro garage Only JDM, siamo andati lì, abbiamo fatto un po' di cosine, ho firmato la loro macchina che ci hanno fatto, che è una delle loro macchine, e poi ci hanno portati con le loro macchine modificate tutte bellissime in questo ritrovo fantastico, pazzesco, e diciamo che molto bello, ma c'è ovviamente in Giappone tanto turismo, quindi vedete un 60% di turismo, perché tante macchine sono di tour organizzati come quello, e un 40% in realtà di cose autentiche. Poi mi hanno detto che comunque ci sono dei momenti in cui anche i giapponesi o le cose più autentiche ci sono e fanno dei ritrovi, ma non è sempre il caso, quindi lì si ritrovano soprattutto il weekend, e abbiamo fatto comunque la nostra esperienza. Poi ci hanno fatto fare un giro anche in un altro ritrovo, in un garage molto bello, anche lì autentico, con questo negozio che si chiama Epit or something, o qualcosa del genere, or something. Vabbè, dove vendono comunque anche lì tutti i pezzi di ricambio, souvenir, cose. Io mi sono preso un piccolo portachiavi per la mia moto a casa, la mia Honda, che un po' mi manca a guidare. E poi per concludere, attraverso il Rainbow Bridge, che è un ponte bellissimo di Tokyo, perché questa zona è a sud di Tokyo, vicino all'aeroporto Haneda, siamo tornati verso la zona Tokyo Tower, dove ci hanno lasciati per fare qualche foto. Zona bellissima, abbiamo attraversato il ponte di notte, loro con le loro macchine, abbiamo chiacchierato un bel po', abbiamo avuto la loro esperienza, è stato veramente bello, abbiamo fatto qualche foto e basta. Quindi veramente una bellissima esperienza. E tra l'altro, prima di andarci, siccome ci siamo trovati alla sera ovviamente, siamo passati vicino a quella zona lì dove nel vlog scorso vi ho raccontato che c'era il mercatino delle pulci. C'è il Book Off Super Bazaar. Il Book Off è un negozio famoso a Tokyo per quanto riguarda tutto ciò che riguarda, diciamo, il second hand, quindi vendono cose usate di qualsiasi cosa, da libri, manga, soprattutto libri, ma anche giochi, giocattoli, videogiochi, cose da vestire, di tutto e di più. E nel Super Bazaar, che ce ne sono pochi in giro, uno è lì, si trovava di tutto, quindi tutto e di più.
e io ho trovato un vecchio videogioco di Shin-chan, Crayon Shin-chan, un personaggio giapponese che cercavo da una vita perché è molto cozy e anche come souvenir me lo sono preso, è solo in giapponese, quindi lo sfrutterò magari per imparare il giapponese quando ho tempo di giocare, perché ultimamente non ho veramente quasi mai tempo, non riesco neanche a leggere. Ieri mi sono ritrovato con 100.000 video da vedere perché, non so se avete visto, è uscita la WWDC, il keynote di Apple in cui hanno mostrato i nuovi iOS, i nuovi sistemi operativi dell'iPad, del Mac e dell'iPhone, e sono cose pazzesche, hanno finalmente fatto un cambio estetico, si torna un po' al passato, no? Si torna in questo mondo incerto, si torna un po' dove si è stati bene, quindi vedete questo ritorno alle origini nell'estetica, anche nelle videocamere che usano le persone. Ultimamente qua in Giappone vanno tantissimo le telecamere di una volta, invece che la qualità perfetta, queste foto un po' sgranate, un po' così, si torna un po' a quell'estetica, e anche l'Apple sta facendo così con questo Windows Vista, praticamente sembra questo fruttigherero un po' modernizzato, e questo rinnovamento che sembra dare vita un po' a una piattaforma unica, quindi invece che essere tutto staccato sembra che tutto diventi sempre più un prodotto unico, quindi sono contento. Quindi questo ritorno alle origini, questa nostalgia la sento un po' anch'io ogni tanto, e mi sono comprato questo gioco. La domenica abbiamo prenotato Okinawa, quindi ci siamo presi per stare a casa, il giorno prima eravamo tutto il giorno in giro, abbiamo fatto un giro nella zona tranquilla di Ebis, che è una zona sempre residenziale, ma con tante caffetterie, un po' tranquilla, dai Kanyama, con negozietti, bar, ed è molto apprezzata dai locals. E lunedì basta, la solita routine mia di allenamento, lavoro, yoga, continuo sempre con le mie cose, nuove idee per i video, tanta introspezione in questo periodo. Come vi ho detto, sto proseguendo molto anche con questa cosa dello yoga, ma ve ne parlerò magari in un video futuro. Ho risposto ai commenti e ai messaggi, cerco di rispondere almeno una volta a settimana a tutti. Abbiamo fatto palestra, un giro, ed è il giorno in cui ho comprato la lente, quindi siamo andati a Shinjuku, mi sono fatto un giro nel negozio migliore di sempre, che è Yodobashi Camera, dove vendono di tutto e di più riguardo tecnologia eccetera, e basta. Ecco qua ragazzi, spero che il video vi sia piaciuto, fatemi sapere invece voi come state. Qua tutto bene, grazie ancora per i consigli dal video precedente, magari farò un video aggiornamento sul canale, su come andrà, sulle scelte che farò per quanto riguarda crescita interiore, crescita esteriore. Come vi ho detto, mi avete dato dei consigli pazzeschi e me li sono scritti, e appena ho tempo di andare a casa mi metto lì a fare con calma le cose fatte bene. Quindi intanto continuo a raccontarvi come sta andando finché non torno, e poi ci vediamo con nuovi piani. Un abbraccio e a presto, ciao ragazzi.